Ciao Monica, siamo qui con Claudia, Ciao. prima sessione. Come sempre tu sei già connessa a lei, ma ti invito ad esserlo più profondamente con questo conteggio. 1, no, scusami, 5, 4, 3, 2, 1. Ha in mano un pelapatate e sta pulendo un ananas con molta attenzione, come se volesse con molta precisione separare ciò che è commestibile e buono da ciò che invece non è commestibile e è indigesto. Ci riesce? E sai che l'ananas non è Mm, facile da mm, pulire mm, mm. perché ti sembra di averlo pulito, poi c'è ancora quel puntino lì e quindi lei ci sta mettendo molta cura, molta dedizione. Questo è il suo modo per darti l'autorizzazione? Sì, poi dice che insieme lo mangeremo, questo ananas, se tu preferisci può farti anche un estratto. Va bene, iniziamo. Nome del progetto di Claudia. Mi viene bianco o nero. E la sua anima riconosce che ci sono delle scissioni, no? All'interno di se stessa e all'interno della sua vita. E sta provando a creare una gamma maggiore di colori più amalgamati fra di loro. Nome della sua anima, Milli mi viene come se fosse una fata volante, dello spirito. un vento. Vibrazione di Claudia. Quasi 4 miliardi. Consapevolezza. 156. PS. 42. Vite. Mm, 2022. Cervello. 9 e mezzo. Suscettibilità ipnotica. 45. 3D. 74. Vivacità animica. 100. Ok. Scusami un attimo, Monica, devo cambiare la penna che mi sta facendo impazzire. Arrivo subito. Ok, esistono delle entità eteriche con Claudia. C'è un'aquila che la osserva costantemente, come se volesse esaminare in maniera minuziosa ogni singola azione, decisione e pensiero, giudicandola. Poi c'è un rinoceronte del secondo universo che causa in lei una sorta di agitazione, a volte di ansia e a volte di rabbia incontenibile. E poi c'è come un orso polare che è come se volesse a volte creare una sorta di isolamento intorno a lei. Questo è periodico, diciamo, no? Quindi non è costante nella sua vita, però è come se a volte volesse proprio creare una specie di muro di ghiaccio intorno a lei. Basta. Sì. Entità mentali. Dunque io ne vedo tre. La prima è fiducia a zero, l'altra è agitazione e poi c'è filo da torcere.
sicuramente entità che erano molto più elevate nel passato e poi lei lavorando su se stessa è riuscita a ridurne la portata. E quindi fiducia zero è un'entità mentale che voleva proprio che lei non avesse fiducia in se stessa, che credesse quasi ciecamente nel severo giudizio, in particolar modo della madre, però anche altre persone. Se arrivavano critiche dall'esterno, questa entità mentale voleva convincerla che erano fondate, che erano vere. Quindi in passato direi che questa entità era a livello 7. Adesso va a fasi. Ci sono a volte dei momenti in cui anche dei colleghi possono metterla in questa situazione, nel farla dubitare di se stessa. Direi che attualmente è a livello 2, al massimo 3. E poi c'è agitazione, è un'entità mentale che si allea, quindi la prima si alleava soprattutto con l'entità eterica aquila. Questa agitazione si allea particolarmente con l'entità eterica rinoceronte e vorrebbe che lei non fosse mai in una condizione di pace, di tranquillità, né di giorno né di notte. Quindi la continua a martellare con degli stimoli, con dei pensieri, a volte anche proprio con dei rimuginii. Ehm, Quasi come se non volesse che lei raggiunga il proprio centro di tranquillità, di stabilità. Quindi deve creare sempre continua smottamento, fermento. Eh, Direi di livello 3. Poi c'è filo da torcere, è un'entità mentale che vuole creare continuamente dei nodi, dei grovigli, degli imbrogli nella sua vita ehm, e nella sua mente, in modo che quando lei ha sciolto un groviglio, poi ce ne sia un altro. Direi questo a livello 4. Ci sono degli impianti? E questo cerchietto è come se volesse domarle, adesso noi l'abbiamo vista, no? Con questi capelli che le vanno un po' sul volto. L'impianto mentale invece è un cerchietto fatto con i dentini del pettine che invece vorrebbe tenerli lì a posto quei capelli, nel senso che vorrebbe mantenere Claudia all'interno di un sistema di regole e di obbedienza. Eh, Poi Irregimentata, sì, sì, pettinata. Mm. Poi esatto. E poi non capisco il senso di questa specie di metro da sarta che ha intorno alla vita, come se lei dovesse sempre calibrare e misurare, io credo, le sue emozioni. Lei deve stare molto attenta a mm, la parte, diciamo così, più viscerale, più vera di se stessa. Anche qui è come un tentativo di contenerla. E poi è come se sì, ci fosse un qualcosa di mm, particolare con il maschile, perché si presenta con in eterico con il ginocchio destro gonfio e come con una lunga ferita ancora aperta in senso verticale, quindi sotto il ginocchio, lungo la tibia. Ma quello penso si riferisca a quella relazione che è chiusa fino a un certo punto. basta. Comunque ha lasciato degli strascichi. Sì, Va bene, chiamiamo i componenti del cinema, cioè le persone vive della vita di Claudia che ci servono per capire di più della sua vita, i suoi genitori, papà e mamma. il padre è in un completo doppio petto,
non so, mi viene con il papillon qua. Però diciamo che è in silenzio, quindi non è che sta contestando, però lo sento anche potenzialmente critico, ok, nei confronti di tutto questo, ma Mm, non sta arrecando disturbo. mhm. Lo trovo molto educato, si siede. Ok, La, la madre, solo nel suo sì. caso, accanto dove al seggiolino del cinema su cui si siede c'è uno specchio nel quale si vuole specchiare e dentro quello specchio lui vede la sua anima. Lui non è esente da questi discorsi che riguardano tutti. Ci sono persone che non li vogliono vedere come lui, imparzialmente non li vogliono vedere, e persone come Claudia che invece dicono faccio il salto, me ne frego di quello che dicono tutti, io faccio il salto. Come vedi la sua anima? La vedo, allora, mi fa notare che ha sotto una specie di bolerino bianco e quando mi parli della sua anima vedo appunto che la sua anima è bianca, perché si concentra lì l'attenzione. E lui la guarda? Sì, è come se la sua anima fosse in un certo senso timida, perché lui è un uomo abbastanza tutto d'un pezzo. Non è facile farsi strada in lui. È fermo sulle Quindi è sue abituata a decisioni. rimanere ai margini. Sì. Ma lui la vede, la guarda, o sa che c'è e non gira la testa? In questa vita, ha deciso di far leva soprattutto sul raziocinio, sulle proprie forze, eh, senza dar troppo conto a, a quella parte. Mm, Per ora non si guarda, quindi mm, magari più avanti nella sessione darà sì. un'occhiata con uno scatto di pille. Va bene, mamma? La mamma sembra quasi anche un po' preoccupata che questo possa far del male alla figlia, che poi lei, come posso dirti, non conduca più la sua vita, i suoi doveri, ehm, che possa produrre uno scombussolamento tale per cui poi lei inizia a mandare all'aria delle cose e invece ci sono cose da fare e vanno fatte. Viene quindi. Mm, sì, Però, sì, sì. figlio maschio, figlia femmina. Mm. La figlia femmina mi viene con un'immagine delicata perché entra con un fiore. Penso sia un modo per omaggiare la mamma, però anche per parlare di sé. Mi sembra che proprio lei entri con un buon profumo. Ehm, ma- Ragazzo è come se sentisse che non so esattamente, questo è il suo vissuto, come se per un periodo della vita gli è sembrato quasi di perdere sua mamma. Probabilmente lui ha sentito una sorta di allontanamento, ha captato qualcosa. Ehm, è come se mi comunicasse una sorta di senso di abbandono. Lui dice, come Figlio. se io non lo, sì, non lo do a vedere, ma sono molto sensibile e capto tutto. Marito. Il marito, vediamo un attimo, eh.
non so se tu l'hai chiamato per ultimo, però lui è come se mi dicesse sono l'ultima ruota del carro. Mi sento l'ultima ruota del carro, per lei, no? Quello che conta meno. Ma viene. Sì, con un atteggiamento un po' anche da vittima, no? In questo senso. Mhm. Bene, sì, Chiamiamo l'altra ruota, la ruota fantasma, la ruota di scorta, la prima ruota, non so, me lo dirai tu del carro, l'ex. Chiamiamolo ex. Mm. ma qui sotto c'è qualcosa un po' di strano. È come se mi facesse vedere che nel suo percorso, che lui ha definito come evolutivo, a un certo punto sia incappato in delle forze un po' malevole. Mm. Cioè, come se lui stesse facendo un certo tipo di cammino, che era anche un buon cammino. Poi, come spesso succede quando tu sei in un buon cammino, ovviamente intervengono delle forze per farti deviare. C'è un forte déjà vu, Anche parola io, per parola. sì, E sì, tra l'altro la tua voce sta anche un po' sì. vibrando come restituzione sonora. Ed è così, è quello che è accaduto a lui. Era una fiamma? Allora, mi dà il numero 3, come se per i primi 3 anni. Poi non è stato più. No, lui ha proprio iniziato a seguire gradualmente la deviazione. E la causa esoterica delle richieste, diciamo, mh, insostenibili a Claudia, che hanno portato Claudia ad allontanarsi, qual è? E sono richieste che partono da queste entità del secondo universo e sono richieste che poi in realtà no, noi oggi come oggi vediamo molto diffuse. Mhm. E hanno attecchito poi su di lui. Ménage à trois e non solo. Mm. Viene nel cinema? Sì, sì, ma ho capito, ho capito. E infatti, adesso senza proprio andare nel dettaglio, no? C'è proprio anche un voler entrare da dietro, ok? Perché è proprio quello che chiede questa entità, un ingresso posteriore. Viene nel cinema? Dunque, mm, allora, paradossalmente sì, perché lui è molto curioso e le stesse entità vogliono mandarlo un po' dappertutto, perché lui le porta con sé e quindi arrivano anche loro. Beh, ma nel cinema non deve venire lui con l'entità, viene lui come anima che vuole capire delle cose. Io non ho invitato le sue Mm, entità, ho lo invitato so, lui. però attualmente è come se fosse inscindibile per Quindi scelte che ha fatto lui. riesce ad entrare? È come se mandassero una spia, mm? Come se lui, ehm, È una spia, un in fin dei... infiltrato. Sì, esatto, loro Fuori, sono fuori, sì. fuori, fuori. Tutti gli infiltrati fuori, quindi lui non entra via. Cinema chiuso. Eh, Monica, Claudia non ha chiesto disincarnati, ma nella realtà poi nell'esposizione dei punti ne ha nominati due. Vediamo che succede. Che io chiamerei Falcone e Borsellino. Non riesco ad arrivare.
come se ci fosse una specie di bolla, eh, una bolla, non so spiegarti. Tipo io provo questa connessione a lanciare questo filo, perché in questo caso non sono loro che sono venuti da me, sono io che devo lanciare questa connessione, no? Però è come se ci fosse una specie di bolla che quando io getto questo filo me lo brucia. E sinceramente, quando succede questo, io non insisto, Va bene, perché significherebbe per me usare troppe energie. va bene. Poi non era neanche richiesto da Claudia e il lavoro è ancora tanto. Va bene, va bene, va bene. Ottimo. Va bene, e Claudia in realtà non ha messo sul piatto molte questioni, se non la rabbia, causa esoterica. Allora, ovvio che parliamo di rabbia e immediatamente ehm, si avvicina al rinoceronte con il suo corno puntato contro Claudia, quindi pronta a stimolarla, a renderla irritabile. Ehm, In realtà mi fa vedere che a volte più che altro le crea un senso di ansia e agitazione, altre volte proprio un'esplosione di rabbia, dipende dalle circostanze. Ehm, è molto importante che lei si arrabbi perché così lei passa dalla parte del torto e perde il controllo della propria ragione, intesa non solamente come eh, ragione mentale, ok? Ma proprio il fatto di essere dalla parte del torto, torto ragione, in questo senso. Ehm, ehm, mm, automaticamente quando la fa arrabbiare così, lei si sente molto debole. Lei è una cosa che non sopporta di sé, perché si sente che in quel momento sta diventando fragile. Perché un conto sarebbe l'autorevolezza con cui imporsi e un conto invece è l'escandescenza. L'escandescenza non è più forza. Ehm, ehm, è sicuramente uno degli strumenti, una delle caratteristiche viene utilizzata all'interno della Matrix per farci perdere anche la coerenza e la connessione. Però è come se mi facesse vedere che la rabbia per lei è stata anche un modo per staccarsi dall'oppressione, diciamo così, di sua madre. È solo provando questa rabbia che è riuscita a farlo. Allora, in quel caso, la rabbia può essere uno strumento temporaneo per farci fare delle scelte, dei click importanti. Ok? Quindi sempre il discorso di adoperare il discernimento. Quando capire che a volte la rabbia è proprio quella spada che ci permette di tagliare via. Altre volte la rabbia è solamente sotto forma di interferenza che ci crea in verità confusione e nebbia intorno. Quindi Claudia, che ha in sé questo fuoco della rabbia, è chiamata a discernere queste due circostanze differenti e quindi a adoperarla per tagliare di netto, ok? Ma non per farsi fagocitare da essa, diventando lei il cibo della rabbia. Il fatto che sia stata allattata fino a tarda età, insomma, oltre i limiti, incide in qualche modo. Quello è stato uno strumento della madre per rafforzare il loro rapporto, il loro legame viscerale. Ehm, come se mi facesse vedere quasi anche che la madre a tratti forse ha provato anche dolore nell'allattamento, però
Era proprio fisico. come, sì, Mm. sì, sì, probabilmente l'attaccamento iniziale di Claudia le produceva, che ne so, delle raga, di cose del genere, no? Però per lei era essenziale, no? Dimostrarle io quanto ti ho voluta, io quanto ci tengo a te, io ho sofferto per te, ma sono poi delle forme di ricatto, di sensi di mettere sensi di colpa in Claudia, di mantenere questo legame molto forte e di mantenere questo patto di fedeltà molto vivo e attivo. Causa esoterica dei sogni di Claudia. Sogna per esempio le domande del suo primo esame all'università ed erano esattamente quelle, quindi sogni premonitori. Allora, lei ha un'attività onirica molto intensa e giustamente lei ci ha riportato questi sogni significativi, no? Però io vedo che in realtà l'obiettivo, per esempio, dell'entità mentale agitazione è quella anche di produrle un'iperstimolazione nel sonno. Quindi non sempre sono sogni significativi ed evolutivi, ma anche sogni proprio che la rendano agitata, non le consentano di trovare una propria centratura, un proprio equilibrio, come cantava Battiato, no? Un proprio centro di gravità permanente. Sogna la Quindi, prima infatuazione. sì, quindi a Mm. volte lei effettivamente fa questi sogni che secondo me, tra l'altro, è anche una qualità familiare, probabilmente ce l'aveva la nonna, questa del fare questi sogni premonitori, chiamiamoli. Ok? Ehm, ehm, e anzi, alcuni neanche se li ricorda, ne fa anche altri e non se li ricorda. Ehm, Sogna anche me. sì, quello non è che si può definire come sogno premonitore perché di fatto sapeva, no, della sessione e è un sogno, diciamo così, significativo, preparatorio. Mm. Mm. Quindi lei si stava già preparando, a tutti i livelli energetici per questa sessione. Ehm, mm, Quello che mi arriva è che attraverso questi sogni lei ha la possibilità di comprendere meglio la struttura della Matrix, che di fatto è costituita da vari livelli, alcuni a noi visibili e altri non visibili. E ci sono dei livelli invisibili in cui il tempo scorre in maniera diversa. È per questo che lei è potuta andare anche sulla linea temporale, nella quale ha visto le domande che le avrebbero poi rivolto durante un esame. Proprio perché l'anima, che non è temporale e non è locale, le permette di fare questo piccolo spostamento ehm, dove lei può sbirciare quello che accadrà, ma che di fatto sta già accadendo. Quindi è molto importante per lei perché ha la possibilità proprio di vedere ehm, che c'è molto di più di quello che noi possiamo vedere e sentire. E lei ha vari assaggi in questo senso. Ok, Monica, cubo della Mecca. Pensa che io più che cubo lo vedo come parallelepipedo. Mhm. Ci sarà una ragione per cui era veda così, non lo so. Lei E chiede comunque, questo argomento. Mm. sì, diciamo così che è come se questo cubo rappresentasse, in un certo senso, un parallelepipedo, rappresentasse la Terra, in particolar modo l'incantesimo che è stato effettuato sulla Terra, affinché la Terra rimanesse prigioniera di
di questa magia. Ehm, E perciò è importantissimo, no, preservare questo cubo. Lei dice, lo vedo molto collegato a tutte le tensioni dell'Estremo Oriente. Sì, questo cubo ha bisogno di essere nutrito con tutti gli scontri, con il sangue, con la violenza, ehm, con energia a bassissima vibrazione. Ehm, Anche con le implicazioni economiche di preoccupazione, di perdita. Tutto fa per poter nutrire questo cubo che rappresenta la nostra esperienza Matrix, che è tale grazie a un incantesimo. Cos'è il E proiettore della Matrix, il cubo della Mecca? allora vediamo. Io lo vedo come se fosse proprio la Terra, in un certo senso, come quello, come a dire, si condensa, si concentra qua l'incantesimo fatto sulla Terra. Ehm, E tu dici invece che da qua partono tutti gli ologrammi proiettati? Mm? Questa è la domanda? Mm? Sì, potrebbe anche essere, anche se non vedo che è la sua funzione principale, nel Qual è la senso sua che funzione forse, principale? forse questa cosa che dici tu e parte più dalla Luna, sai? E Mhm. a proiettare gli ologrammi. Però tanto c'è una comunicazione tra questo cubo e la Luna. La funzione principale è quella come di condensazione e di concentrazione di questo incantesimo ragnatela che è stato generato dal ragno e che per continuare a alimentarsi, perché non è che una volta fatto è definitivo, ha bisogno di un continuo nutrimento, è necessario che venga alimentato appunto con queste energie che abbiamo detto, di guerra, di violenza, di scontri, anche di divergenze proprio di posizioni, appartenenze religiosi differenti, scontri sull'utilizzo delle materie prime, ogni genere e tipo di conflitto, per mantenerci così schiavi, delle decisioni del ragno, prigionieri, lontani dalla sorgente. Allora, è un cubo, la Kaaba, con la K, in muratura di pietra grigio-azzurra, estratta dalle colline circostanti la Mecca. Ok. In realtà fisicamente di che cosa è composto? Cosa c'è dentro? Questi minerali sono molto importanti perché mi risulta essere anche dei minerali che sono presenti nei vari strumenti tecnologici. Mhm. mm, Come a farci a capire che effettivamente questa realtà è fittizia, no? Questa realtà è simulata ed è in piedi anche grazie a una complessa tecnologia, diciamo. Ma la tecnologia più complessa si basa proprio su queste materie prime minerarie. Perciò che è importante che questo cubo di fatto, cioè, sia naturale. Mm. Ma quella che sia la versione ufficiale non mi interessa. Tu cosa vedi se io ti chiedo, Monica, quando è stato costruito e da chi? Mi viene come se fosse all'epoca delle piramidi, Da chi? degli stessi che hanno costruito tipo le piramidi. Chi erano? Mi viene proprio la parola Elohim. E Claudia è legata sia al cubo che all'Egitto? Volenti o nolenti, ovviamente lo siamo tutti, Mm. eh? Ma lei nella stessa vita?
Ehm, Claudia ha a che fare col cubo? allora, nell'antico Egitto ho visto che lei aveva una posizione importante, tipo come se fosse una specie di consulente di un faraone, che però in realtà non fa una buona fine, perché era un consulente un po' aruspice, ok? Che faceva anche divinazioni. Mhm. Eh, fa una divinazione che non garba tanto a questo faraone, quindi fa una brutta fine. Quindi al limite, come se fosse una specie di Cassandra che predice delle sventure, no? Mm, Ha predetto la quindi vedo cosa che sbagliata ed è stata fatta fuori. Come ma donna o uomo? più che sbagliata, non gradita, Gradita, ecco. sì. Eh, eh, no, uomo. Uomo. Mm, sì. Torniamo un attimo al cubo. Quindi l'hanno costruita gli Elohim con questa pietra. Bene, quindi anche il responsabile eterico, il capo, il detentore della proprietà di questo cubo è un Elohim. Sì, Chi? Chiamiamolo. viene qualcosa tipo Mirnes. È collegato a Yahweh, Sì, sì, assolutamente sì. è sopra. Me li fa vedere come se fossero allo stesso livello, perché vedo un anello che li congiunge, ma la catena è in orizzontale, non è in verticale. Mirnes è il responsabile. Beh, chiamiamoli tutti e due, Yahweh e Mirnes. Sì, come se avessero settori differenti di cui occuparsi. Ok, bene, vediamo se facciamo un ragionamento corretto. Allora, il cubo è la matrix. La matrix in qualche modo è la Terra. Mirnes e Yahweh hanno anima? Cioè sono frutto della sorgente, ma non hanno anima. Ok. Quindi, a conti fatti, una come Claudia, uno come me o una come te, siamo tutte e tre superiori a questi due. Mm, Ok, abbiamo senso, loro no. sì. Loro sono plastica, noi siamo vivi. Ok. E loro che hanno fatto il cubo che rappresenta l'anima hanno messo dentro il cubo nessuna anima, non ce l'hanno. La Terra, Monica, ha un'anima? Certo che sì. Dove? Mi fa vedere nella terra proprio, sento come un respiro, una pulsazione quando tu hai fatto la domanda, quindi proprio il suolo. Beh, la racchiudiamo quest'anima e la mettiamo dentro il cubo della Mecca. Bello, che bello. Vedo che si rimpicciolisce sempre di più ed è come se si depurasse, cioè ritornasse ad essere semplice materia, non materia plasmata negativizzata, maleficiata, diciamo, semplice materia. Che succede? Vedo questo avvolgimento che è anche un abbraccio da parte dell'anima terrestre, quindi che è una sorta di involucro per il cubo, e vedo proprio il cubo che rotea velocemente, dentro una centrifuga. E questa centrifuga gli permette di espellere all'esterno diciamo, questo maleficio, questo incantesimo ehm, e torna ad essere parte di Gea, della terra, libero dal maleficio. Sta liberato. Sì, È nero? no, adesso lo vedo argento, brillante. Ok, questa è una condizione fissa, valida E, per chi? guarda, è come per prima.
come se non esistessero cose fisse, cioè dipende sempre dalla nostra decisione, la nostra scelta deve continuare a nutrire questa Mhm, nuova mhm. modifica. Bene, io desidero vivere in una linea temporale in cui questa condizione è stata riportata alla condizione corretta. Quando ho detto mettiamo l'anima di Gea dentro, l'ho proprio vista presa dalle mie mani e messa dentro, con tutte e due, così a scodellina. E così è. Quindi chiamatelo ad eternum, chiamatelo come volete, così è nella mia linea temporale. Se volete la stessa cosa, mentre ascoltate questo video, fate la stessa cosa. Esistono infinite linee temporali, ce n'è una in cui vi volete infilare, che è questa, non è quella che vi suggerisce Mentana col TG, non è quella che vi suggeriscono martellandovi nei social network, mischiando adesso AI con non AI, Mm. è quella che desiderate voi. Monica. E poi dobbiamo essere quello che noi scegliamo, è molto importante. Questo fa sì, che questa operazione che abbiamo fatto continui nel tempo, essere nelle nostre singole vite quello che noi chiediamo, ehm, questo cubo di essere. Coerenza. Sì. Va bene. Monica, come vedi Claudia davanti a tutto ciò? Allora, leggermente in crisi, nel senso che la crisi nel termine migliore e più corretto, Mhm. quindi una profonda revisione di se stessa e grandissima opportunità. Ehm, è come se lei fosse seduta in questo momento sul letto con davanti uno specchio, che però è uno specchio d'epoca. Ehm, si vede che a lei piace collegarsi anche a quelle che possono essere delle generazioni precedenti alla sua, per andare alla ricerca di se stessa e della sua autenticità. Quindi è un momento di profondo rivolgimento dentro se stessa, ancora più che introspezione. Perché ha sognato l'Antartide? Um, Ma lei è interessata ad approfondire diverse questioni che la Matrix non vorrebbe farci conoscere. Una di queste è effettivamente l'Antartide, no? Mhm, La cosa particolare, se non ho capito male, però, è che lei ha sognato che questo muro di ghiacci deve continuare ad esserci. Ho capito bene? mhm. Mm. Perché Ehm, lei è un guardiano che deve proteggerlo in vari modi. esatto, ok. E lì, diciamo così, le ha fatto da assistente anche la propria figlia, mm, che in effetti secondo me un po' più in là avrà un percorso evolutivo interessante. Non si accontenterà della vita di tutti i giorni, no? Così come viene proposta, con i traguardi e le difficoltà di tutti i giorni, no? Anche lei vorrà andare oltre. Ehm, Ma allora, sicuramente c'è una vita in cui lei era in una di queste regioni, diciamo, pianeti, perché pianeta vuol dire piano comunque, ok? Ehm, al di là dell'anello dei ghiacci. E
questo la vedo un po' come se avesse a che fare con degli elefanti. Eh, Cioè, come se lei stessa, in questa popolazione, potessero avere proprio anche delle caratteristiche degli elefanti, come forza, come resistenza. Ma è Eh, una vita passata, è una vita parallela, Parallela, sì, parallela, quindi lei sta esatto. facendo veramente questo lavoro Sì, sì, sì. in una Matrix Terra diversa da questa, No, ha le stesse caratteristiche, forse è una linea temporale differente, ma la Terra è sempre quella. sì, sì, sì. Quindi c'è un cerchio di ghiacci che separa da cosa? È da altre terre. Però qualcuno passa sia di qua che di là. Qualcuno passa, sì, certo, ehm, però vedo che riesce ad inoltrarsi fino ad un certo punto. Perché? Perché è come se, fino ad un certo punto, si può arrivare, diciamo così, con la tecnologia. E poi invece, dopo un certo punto, ci puoi arrivare solo con la tecnologia dell'anima. Mhm. E quindi stanno cercando di studiare come riuscire ad arrivare più in là anche con la tecnologia meccanica. Mhm. I 2, 3, 4, 5 mondi intorno alla Terra, come si chiamano? Quali sono? Mi viene in spagnolo, Mhm. che vedo Mundo Dos. Eh, e poi viene in latino, Mundo Dos. Ok. Poi viene Mundi con il 3 il numero romano, Mundus, scusami, Mundus 3 numero romano. Mhm. Non so, poi altre non vedo. E quali sono gli accessi? Patagonia? Sì, 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 Mhm. sì, quello sicuramente. Sì, sì, Patagonia sì, assolutamente. Patagonia con i galli. Come con i galli. Secondo te è possibile che esista in Patagonia una regione che c'entra con i galli? Perché Boh, se no non sì, me lo so spiegare. Perché mi dice Patagonia con i galli, come dire che magari c'è una città che ha un nome che insomma, ricorda i galli, una regione, non lo so. Qualcosa che riguarda i galli per farmi capire meglio. va bene. Mm. Va bene, chiudiamola qui con l'Antartide. C'è una vita parallela, o anche due, di Claudia, che la sua anima vuole mettere alla nostra attenzione. Qui è una pediatra. È come se fosse una pediatra che sta cercando di trovare un modo per guarire i bambini senza però ricorrere alla scienza più estrema. Mi sembra tipo come se fosse una pediatra occidentale, ma che lavora in Oriente. E, so, come se stesse portando in salvo dei bambini. Probabilmente come se lei sapesse perfettamente il progetto che c'è su questi bambini, eh, che è un progetto dannoso, che è una specie di vaccino sperimentale, qualcosa del genere, no? Quindi lei sta cercando il modo di capire come poterli mettere in salvo.
sta decidendo se allontanarli fisicamente, se creare una somministrazione di un falso, eh, cose del genere, ecco. Una vita parallela, precedente parallela, collegata alla sua attuale professione, quella di avvocato. E Questo però lei è un condannato, eh? Lei è un condannato a morte. È un condannato a morte, un uomo di colore, per aver violentato e ucciso una ragazza minorenne. Ed è condannata a ragione o a torto? A torto, lui è innocente. Non ha violentato, non ha ucciso nessuno. No. Anno? Mm, 1930 e qualcosa. America, Stati Certo, Uniti. certo. Mm. Va bene, tutto questo fa parte di un gioco Matrix di Claudia. Tutto questo non è un inganno in cui lei è cascata come una mosca che cade nel miele, ma l'ha deciso lei. Con una certa fatica è arrivata alla sessione di oggi, diciamolo anche con un mio aiuto. Perché in questo caso? Perché lei è in attesa di alleati per affermare la verità e la giustizia. Ehm, Lei cerca di farlo tutti i giorni con il suo lavoro, di affermare la verità e la giustizia, però è come se lei avesse bisogno anche che qualcuno va incontro a lei Come io e sono andato quindi incontro a lei. sì, hai allungato questa mano e lei volentieri l'ha afferrata. Io ho letto dei commenti intelligenti ai video e mi sono chiesto perché questa signora non avesse mai fatto un lavoro profondo come quello che stiamo facendo oggi su se stessa. Esiste un cluster, un luogo dove anche Claudia ha messo e inserito i suoi patti e contratti. Li ha decisi lei. Da lì a cascata tutte le interferenze, le entità, quello che vuoi, impianti, eccetera. Ma lì c'è tutto. Ci sono anche la vita in cui è stata condannata da uomo di colore ingiustamente, ci sono tutte le sue curiosità con tutte le connessioni del caso, quella dell'Antartide, quella del cubo della Mecca. Lì c'è tutto. Come vedi questo luogo di autocondanna? Una vasca da bagno un po' retro con dell'acqua e a pelo dell'acqua ci sono diverse barchette di carta. Vedo che lei sceglie di alzare il tappo e quindi di far confluire tutta l'acqua e le barchette dentro lo scarico. E lo scarico è il portale definitivo. Bene, E ottimo, hai poi fatto. sceglie di utilizzare la vasca da bagno come una fioriera. La riempie di terra, la semina e in un attimo, eh, in un momento così molto rapido, sbocciano già i fiori. E quella è la sua creazione. Lei tutta la sessione sta ridendo di gusto, come se tu stessi dicendo esattamente quello che è esattamente la sua vita. Non mi stupirei se ci dicesse che ha una vasca da bagno con i fiori. Ce l'hai? No, ce l'ha, vabbè. O non so se piccola o grande, comunque è una cosa che ha fatto. Vasca da bagno con i fiori. Monica, vabbè, ciao proprio, Monica. Però posso dirti una cosa, che mi è arrivato anche un riferimento politico. Adesso io non so se lei in qualche modo, lei o qualche familiare ha deciso per la carriera politica, per degli... Mhm. mm, perché mi è proprio venuto il garofano.
adesso non per indicare necessariamente il socialismo così, no? Mhm. Però visto che mi ha proprio portato l'attenzione lì, come per dire che forse qualcuno di loro crede in parte anche nella possibilità che la politica possa aiutare, no, i cittadini. C'è un avatar? Allora, l'avatar. mm, Ma guarda, più che altro è come se avesse lasciato dei segni quasi di costrizione. Come se ci fossero come delle cinghie per tenerla ferma, per tenerla bloccata, come un tempo si faceva, no? Al manicomio. Quindi è rimasta giusto questa sedia per bloccarla e forse anche un po' in ricordo magari della condanna a morte, no? Cosa ne fa? E, no, via, assolutamente butta via con decisione tutto quanto nel portale definitivo. Crolla bianco o nero? Sì, Esistono ancora l'aquila con il suo sguardo torvo, il rinoceronte del secondo universo e l'orso. no, Esiste ancora fiducia zero, agitazione, filo da torcere e gli impianti? no. Nuova vibrazione, che tutto sommato non era male. 308. Mm, adesso è molto meglio. Consapevolezza, da 4 a 308. 173. Anima, 57. ite, 1815. capacità medianiche relative alla percentuale di cervello utilizzata, 10 e 5, 10 e 6. suscettibilità ipnotica, Mm, più o meno 60. 3D, Vediamo, 41. e vivacità animica a 100. Come la vedi, Monica? Allora, mi fa vedere un volano e le racchette, cui si gioca al volano, no? Come se lei avesse proprio bisogno in questo momento di leggerezza e anche di divertimento, di rilassamento, di svago. Perché in questo modo lei può venire in contatto con la parte più profonda e più autentica di se stessa. Lei spesso si mette sotto pressione. È come se invece l'anima le chiedesse una parentesi proprio di totale semplicità e relax. Le dà un papavero l'anima e vedo che lei è come se lo mettesse sui vestiti, con un vestito con uno sfondo rosa e i papaveri. Io sento che si sente molto bene, tranquilli. Come vedi nel cinema la figlia? La figlia è commossa e si ispira anche molto a lei, come se avesse Figlio? voglia di preparare qualcosa insieme a lei, come se ci fosse, non so, tipo una tradizione di famiglia, una certa ricetta di famiglia e vuole farla insieme a lei. Mm.
il figlio dice, è come appunto se ci fosse stata una fase di allontanamento, no? E poi adesso dice di nuovo, adesso mi sento qua, vicino, legata a voi. È Il bello marito, sentirsi a casa. E il marito, mi sento un naufrago, dice. il papà. Ma io sapevo che mia figlia era intelligente, avanti. Sì, ma lui si è guardato allo specchio. L'avevo sbirciato con l'angolo dell'occhio. Ok. Messaggio di Claudia a se stessa. La mamma intanto le fa un po' un elenco dei doveri. Sì, però ricordati che devi fare questo, devi fare l'altro, no? Eh, Claudia a se stessa, sono molto felice di come sono riuscita e ancora sto liberandomi. Eh, è un percorso che continua, di costante e graduale alleggerimento, di costante e graduale espansione. Tante scelte ancora davanti a me, tante grandi sorprese, tante cose importanti da costruire, gettare le basi per dei progetti importanti, perché il mio ruolo è importante e io posso fare la differenza. Come la vedi vestita? Adesso lei si sta preparando perché deve andare in un posto importante per lei, no? Mhm, mhm. Mm. Quindi diciamo che comunque si deve anche presentare in una certa maniera. Quindi vedo che ha scelto un abito blu, comunque femminile, elegante femminile, di un bel tessuto, che le scivola addosso, però sotto ha lasciato una camicia rosa, un bel rosa. E ha una bella piega, e ha una pelle molto radiosa. Vuole lasciarti un messaggio, Monica? Ogni giorno combatto anche per tutti voi. Va bene. Abbiamo